Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare questa canottiera a ferri. A dispetto di questo tempo che non so dove vivete voi, ma in Italia, o almeno in Nord Italia, piove da 2 mesi. Anzi, fatemi sapere nei messaggi da dove state guardando questo video. A dispetto del tempo, facciamo insieme una bella canottiera a ferri, perché l'estate, sono certa, arriverà. Io per comodità uso sempre i ferri circolari perché li preferisco, ma il lavoro non è circolare. Se siete abituati a usare i ferri lineari, questo è il progetto giusto per voi. È un progetto semplice, veloce da fare. Nel tutorial vi spiego tutto, come modificare, come adattare le diminuzioni, i punti, tutto a seconda della taglia che volete. Questa è una taglia SM, direi questa volta un po' più M che S perché l'ho voluta fare bella morbida. Pesa 120 grammi e come misure ho circa 86 cm di circonferenza totale e l'altezza è di circa 46 cm. Per farla ho usato questo filato che è una meraviglia, è super morbido, è tweed, cioè è un po' scritto ed è una cosa che a me piace molto. Si chiama Cotton Silk Tweed, sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 280 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 4 e io ho usato ferri da 4 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno dove potete trovare questo filato in diversi colori. Io ho usato poco più di un gomitolo. Io direi che se fate una taglia S, veramente S, cioè più fit, probabilmente vi basta un gomitolo. Se fate una M, sicuramente vi bastano 2 gomitoli e probabilmente anche per una L. Per un XL ne prenderei 3. La prima cosa da fare, come sempre, è un campioncino. Montate 30 punti circa, lavorate un po' di maglia rasata e poi magari un rombo di questi del punto traforato che lavoriamo insieme nel tutorial, così imparate a lavorare il disegno e nello stesso tempo fate il campioncino per poter calcolare quanti punti vi servono per la misura che volete voi. Quando avete fatto il campioncino, misurate e contate quanti punti ci stanno in 10 cm e lo scrivete da una parte. 10 cm uguale per esempio 20 punti. Poi con lo stesso campioncino tirate il lavoro, tirate bene il lavoro e contate quanti punti ci stanno in 10 cm e verranno 2 numeri diversi, chiaramente. Da così magari verranno, facciamo finta, 20 punti, quando è strecciato così ne verranno 12. Fate una media di questi 2 numeri e quello più o meno è il numero di punti che poi avrete in 10 cm di lavorazione effettiva. Una volta che avete capito con la vostra mano, con i ferri che avete scelto, con il filo che avete scelto, quanti punti avete in 10 cm, potete fare una proporzione e calcolare quanti punti vi servono, per esempio per il davanti, per ottenere metà della circonferenza che vi serve. Partiamo a lavorare da sotto, lavoriamo il bordo e il bordo io vi mostro come lo lavoro io, però lo potete lavorare come preferite voi. Poi lavoriamo retto fino a dove inizieremo a fare le diminuzioni dello scalfo della manica e dello scollo. Poi lavoriamo una parte, l'altra parte, le spalline e il dietro, che lavoriamo nello stesso modo, chiaramente come numero di punti e come altezza in cui lavoriamo tutta maglia rasata, e lo stesso numero di diminuzioni per lo scalfo della manica e lo scollo, però le lavoriamo in maniera un po' diversa e poi nel tutorial vi mostro tutto. Per quanto riguarda il calcolo delle diminuzioni, non preoccupatevi, durante il tutorial vi spiego come modificare anche questa cosa a seconda della taglia che volete. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo come sempre montando i punti e li montiamo con il metodo che preferiamo.
Se ne avete bisogno, nell'angolo in alto a destra e nella descrizione vi lascio il link alla lezione in cui mostro come montare i punti. Per la mia canottiera io ho montato 90 punti più 2 di bordo, quindi in totale 92. Ora insieme lavoriamo un campioncino in cui vi mostro proprio lo schema che poi dobbiamo lavorare nella maglietta, le prime righe di legaccio e poi lo schema da ripetere del punto traforato. Per il mio campioncino io ho montato 30 punti e vi consiglio di fare altrettanto. Lavoriamo il campioncino insieme, in questo modo potete verificare che il numero di ferri sia adatto alla vostra mano e una volta trovati i ferri giusti per voi, fatto il campioncino potete misurare e capire quanti punti dovete montare per ottenere la misura della canottiera che serve a voi. Iniziamo la canottiera lavorando 6 righe a legaccio. Vuol dire che sia sul dritto del lavoro che sul rovescio lavoriamo tutti i punti a dritto. Solo nella prima riga lavoriamo anche il primo punto, che è il punto di bordo, a dritto. Per tutte le altre righe il primo punto lo passiamo senza lavorarlo. E anche l'ultimo punto, che è il punto di bordo, lo lavoriamo sempre dritto. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. Dalla riga 2 in poi, fino a quando inizieremo a lavorare lo scalfo della manica, il primo punto della riga, il punto di bordo, non lo lavoriamo mai, lo passiamo sempre a dritto. E visto che stiamo lavorando a legaccio, lavoriamo a dritto tutti i ferri fino al ferro 6. Lavorate le 6 righe a legaccio, lavoriamo una riga tutta a rovescio. Passiamo come sempre il primo punto senza lavorarlo e lavoriamo tutti i punti della riga a rovescio. Tranne l'ultimo, che è il punto di bordo, e lo lavoriamo sempre dritto. Giriamo il lavoro e lavoriamo tutto un ferro a dritto. Giriamo il lavoro e lavoriamo un altro ferro a dritto. Le prime 9 righe del lavoro sono il bordo della canottiera e potete modificarle come preferite. Potete fare il bordo più grande, più sottile, potete fare un punto elastico 2-2, un punto elastico 1-1, iniziare con il tubolare, potete fare come preferite. Una volta fatto il bordo, segniamo i punti che poi usiamo per fare il punto traforato. Per prima cosa mettiamo un marker nel punto centrale. Per esempio io ho 30 punti, diviso 2, 15. Qui in mezzo metto un marker e mi serve per contare 6 punti per lato e mettere altri 2 marker. 6 punti dal centro da questa parte e 6 punti dal centro dall'altra parte. A questo punto possiamo togliere il marker centrale. Da qui in poi lavoriamo tutta la canottiera a maglia rasata, quindi sulle righe sul dritto del lavoro, nei punti all'esterno del marker lavoriamo tutti i punti dritti, mentre tutte le righe sul rovescio del lavoro sono tutte uguali, lavoriamo tutti i punti rovesci. Nella riga 1 siamo sul dritto del lavoro e quindi lavoriamo tutto un ferro a dritto fino ad arrivare al marker. Passiamo il marker, lavoriamo 3 dritti, poi lavoriamo 2 punti insieme a dritto, un gettato,
2 dritti, un gettato, un accavallato semplice, passiamo il primo punto, lavoriamo il secondo e quello che non abbiamo lavorato lo passiamo sull'altro e 3 punti dritti. Passiamo il marker e lavoriamo a dritto tutto il resto del ferro. Sul rovescio del lavoro lavoriamo sempre tutti i ferri, lavorando tutti i punti a rovescio, ricordando di lavorare sempre il punto di bordo dritto. E lavoriamo a rovescio normalmente anche i gettati. Passiamo il marker e nella riga 3 lavoriamo 2 dritti, 2 punti insieme a dritto, un gettato, 4 dritti, un gettato, un accavallato semplice, e 2 dritti. Lavoriamo tutto questo ferro e tutto il prossimo a rovescio. Passiamo il marker e nel ferro 5 lavoriamo un punto, 2 punti insieme a dritto, un gettato, 6 dritti, un gettato, un accavallato semplice, passiamo il primo, lavoriamo a dritto il secondo e accavalliamo il primo e un punto. Completiamo tutto questo ferro e lavoriamo il rovescio. Nel ferro 7 lavoriamo 2 punti insieme a dritto, un gettato, 8 dritti, un gettato, un accavallato semplice, completiamo tutto il ferro a dritto e poi lavoriamo anche il rovescio. Nella riga 9 lavoriamo 2 dritti, un gettato, un accavallato semplice, quattro dritti, 1, 2, 3, 4, 2 punti insieme a dritto, un gettato, 2 dritti, completiamo la riga e lavoriamo il rovescio. Nella riga 11 lavoriamo 3 dritti, un gettato, un accavallato semplice, due dritti, 2 punti insieme a dritto, un gettato e 3 dritti. Completiamo questa riga e lavoriamo la riga a rovescio. E nella riga 13 lavoriamo 4 dritti, 1, 2, 3, 4, un gettato, un accavallato semplice, due punti insieme a dritto, un gettato e 4 dritti.
completiamo anche questa riga e poi lavoriamo la riga a rovescio. E questo è il risultato. Queste sono le 14 righe che ripetiamo per creare il motivo centrale traforato. Dopo la riga 14 ricominciamo dalla riga 1 e lavoriamo tutte le ripetizioni che ci servono fino ad arrivare fin quasi a dove divideremo il lavoro per cominciare le diminuzioni dello scollo e del giro manica. Vi ho disegnato lo schema, se volete potete fotografare lo schermo oppure riscrivervelo. In questo schema ho disegnato solo le righe sul dritto del lavoro, perché come abbiamo capito sul rovescio lavoriamo tutti i rovesci. Io per la mia canottiera ho lavorato 4 volte il motivo per intero, voi potete ripetere il motivo interamente tutte le volte che volete per raggiungere la lunghezza che volete fino a prima dello scollo e poi alla fine iniziamo un nuovo motivo e lavoriamo fino alla riga 6. Da qui in poi iniziamo con le diminuzioni del giro manica e dividiamo in 2 il lavoro e iniziamo anche le diminuzioni per fare lo scollo. Quindi rimettiamo un marker al centro, dividendo in 2 il motivo. Da questa riga iniziamo con le diminuzioni del giro manica e iniziamo chiudendo 5 punti. In questo caso lavoriamo il primo punto a dritto, lavoriamo anche il secondo e chiudiamo il precedente sul secondo e abbiamo chiuso un punto e continuiamo così. 2 3 4 5 e in questo modo abbiamo chiuso 5 punti. Lavoriamo tutti i punti dritti fino ad arrivare al marker. Arrivati al primo marker lo togliamo e iniziamo le diminuzioni dello scollo. Tutti i ferri sul dritto del lavoro da questa parte sono uguali. Lavoriamo 2 punti insieme a dritto, un gettato, 2 punti insieme a dritto e da qui in poi gli ultimi 2 punti sono il punto di bordo e alla fine della riga non li lavoriamo mai e li passiamo come rovesci. Così giriamo il lavoro e a rovescio lavoriamo sempre tutti i punti a rovescio. I punti di bordo all'inizio della riga li lavoriamo e li lavoriamo rovesci. E lavoriamo anche tutti gli altri punti a rovescio fino a rimanere con 2 punti. E gli ultimi 2 punti li passiamo senza lavorarli, lasciando il filo sopra il lavoro. Così. E giriamo il lavoro. Sul dritto del lavoro i punti di bordo li lavoriamo a dritto e quindi iniziamo tutte le righe con 2 punti a dritto per il bordo e tra il terzo e il quarto punto lavoriamo la diminuzione e qui lavoriamo un accavallato semplice. E poi lavoriamo tutto il resto della riga a dritto fino ad arrivare a 6 punti dalla fine della riga. E qui lavoriamo come prima la diminuzione e il bordo.
Qui lavoriamo 2 punti insieme a dritto, un gettato, 2 punti insieme a dritto e il bordo che passiamo come 2 punti a rovescio. Giriamo il lavoro e lavoriamo tutta la riga a rovescio, ricordando che il bordo all'inizio della riga lo lavoriamo sempre e alla fine della riga passiamo sempre i punti senza lavorarli. E quando passiamo i punti di bordo sul rovescio del lavoro ci ricordiamo di tenere sempre il filo sopra il ferro e li passiamo senza lavorarli. Finché lavoriamo su questa metà della parte alta della canottiera, se vogliamo possiamo mettere l'altra metà di punti in sospeso su un filo ausiliario o su una di queste mollette. Ripetiamo l'ultima riga sul dritto del lavoro per tutte le diminuzioni che dobbiamo fare per lo scalfo della manica e a rovescio lavoriamo tutti i punti a rovescio, ricordando che da qui in poi lavoriamo i punti di bordo in modo diverso. Sono 2 e quando inizio la riga li lavoro sempre, sul dritto li lavoro come dritti, sul rovescio li lavoro come rovescio, mentre alla fine della riga li passiamo sempre senza lavorarli. Per sapere quante diminuzioni dobbiamo fare per lo scalfo della manica e per lo scollo, dobbiamo fare un po' di conti. Il numero di righe di diminuzioni che dobbiamo lavorare dipende dal numero di punti totali che abbiamo sulla riga. Vi mostro il calcolo da fare e poi vediamo come adattare i numeri a seconda di quanti punti avete voi. Nel mio caso, per esempio, ho 92 punti in totale nella riga, quindi la prima cosa da fare è dividere per 2 questi punti e ottengo 46 e dividiamo per 2 perché abbiamo diviso in 2 il lavoro e stiamo lavorando solo su metà. E poi vediamo come vogliamo distribuire questi punti. Io per esempio voglio che rimangano 8 punti per le spalline. Ho deciso di fare 18 diminuzioni per lo scalfo della manica e 20 per lo scollo. L'importante è che la somma di questi 3 numeri mi dia il totale dei punti che ho. Se voi avete più punti, per esempio 50, potete decidere di fare le spalline un po' più grandi, un po' più larghe e mantenere le righe di diminuzioni così come le ho fatte io, oppure se volete le spalline da 8 punti, distribuite i punti in più che avete tra lo scalfo e lo scollo. Per esempio potreste fare 2 diminuzioni in più sullo scalfo della manica e 2 diminuzioni in più sullo scollo. Intanto per questo esempio vediamo le diminuzioni così come le devo fare io. Per lo scalfo della manica devo diminuire in totale 18 punti. 5 li ho diminuiti con la prima riga chiudendo 5 punti. Mi rimangono 13 punti da diminuire, quindi 13 righe dritte in cui all'inizio faccio la diminuzione, che da questa parte è l'accavallato semplice, tra il terzo e il quarto punto. Mentre sullo scollo devo fare 20 diminuzioni, quindi per 20 righe di dritto consecutive lavoro la diminuzione dello scollo, così come abbiamo visto. Contare le righe in cui abbiamo fatto le diminuzioni è semplicissimo, basta contare i forellini che abbiamo sullo scollo. Prima di dividere il lavoro avevamo lavorato 3 righe, perché vediamo 3 fori da questa parte, di una ripetizione e quindi questi non li contiamo. Il primo forellino è quello relativo alla riga in cui abbiamo chiuso i 5 punti. Da qui in poi devo avere 13 fori e vuol dire che ho lavorato 13 righe di diminuzioni sul giromanica, che è quello che devo lavorare sul giromanica. Una volta fatte tutte le diminuzioni del giromanica,
Proseguo lavorando righe in cui lavoriamo solo la diminuzione sullo scollo fino ad avere 20 fori sullo scollo. In questo caso contiamo anche il primo, che è quello della riga in cui abbiamo chiuso i 5 punti. Proseguiamo quindi a lavorare altre 6 righe diminuendo solo sullo scollo. Lavorando sempre 2 punti insieme, un gettato, 2 punti insieme e il bordo. Ho lavorato le altre 6 righe con le diminuzioni e sono rimasta con 8 punti come avevamo detto, ma adesso che la vedo la spallina mi sembra ancora un po' larga. Se a voi piace, da qui in poi lavorate le righe senza più fare diminuzioni, mantenendo la lavorazione del bordo come l'abbiamo lavorata fino a qua, per tutta la lunghezza che vi serve per la spallina. Se vogliamo ridurre ulteriormente la dimensione della spallina, proseguiamo a fare diminuzioni e lavoriamo intanto un'altra riga esattamente come abbiamo fatto fino a qua, lavorando la diminuzione dello scollo. E lavoriamo al rovescio. E nella prossima riga lavoriamo il primo punto di bordo e usiamo già il secondo per fare la prima diminuzione, i 2 punti insieme, il gettato e 2 punti insieme. Passiamo il bordo e lavoriamo al rovescio. Da qui in poi lavoriamo senza più fare diminuzioni, lavorando il bordo come l'abbiamo lavorato fino a qua, per tutta la lunghezza che ci serve per la spallina. Per le mie spalline, dopo il rovescio che ho lavorato dopo l'ultima diminuzione, ho lavorato solo altre 6 righe. Voi lavorate tutte le righe che vi servono per arrivare alla lunghezza che volete per le spalline. Dopodiché vi consiglio di mettere i punti in sospeso in un marker o su un filo ausiliario e di tagliare il filo un po' lungo in modo da lasciarvi l'opportunità eventualmente di lavorare, se fosse necessario, un altro paio di righe. Dopo aver lavorato tutto questo lato del davanti della maglietta, lavoriamo anche l'altro, rimettiamo i punti sui ferri e lavoriamo lo stesso schema che abbiamo lavorato di qua, lo stesso numero di diminuzioni sullo scollo e sullo scalfo per la manica. L'unica differenza è che invertiamo il tipo di diminuzione. In questo caso, nello scollo lavoriamo l'accavallato semplice e nello scalfo della manica lavoriamo 2 punti insieme a dritto. Sostanzialmente in questo schema all'inizio della riga per le diminuzioni lavoriamo sempre l'accavallato semplice e alla fine della riga lavoriamo sempre i 2 punti insieme a dritto. Vediamo insieme come fare. Aggiungiamo un nuovo filo e iniziamo con il bordo. Lavoriamo i 2 punti dritti del bordo, un accavallato semplice, un gettato, un accavallato semplice. Lavoriamo tutto il resto della riga a dritto fino all'ultimo punto. Anche da questa parte, per quanto riguarda le diminuzioni del giro manica, per prima cosa dobbiamo chiudere 5 punti. In questo caso lo facciamo sul rovescio del lavoro. Per chiudere i punti sul rovescio lavoriamo
il primo punto a rovescio e lo rimettiamo sul ferro e lo lavoriamo a rovescio insieme al secondo punto. E in questo modo abbiamo chiuso un punto e ripetiamo, mettiamo questo punto sul ferro e lo lavoriamo a rovescio con il successivo. 2, 3, 4 e 5. E in questo modo abbiamo chiuso i primi 5 punti. Andiamo avanti a lavorare tutta la riga a rovescio e passiamo agli ultimi 2 punti che sono il bordo, come sappiamo, e lavoriamo la prossima riga a dritto. Lavoriamo i primi punti che sono il bordo, poi lavoriamo la diminuzione e facciamo l'accavallato semplice, il gettato e di nuovo un accavallato semplice. E lavoriamo tutti i punti dritti fino a 4 punti dalla fine della riga. E qui lavoriamo la diminuzione lavorando 2 punti insieme a dritto e passiamo i 2 punti di bordo. E lavoriamo al rovescio. Andiamo avanti a lavorare anche tutta questa parte del davanti della maglietta lavorando lo stesso numero di diminuzioni che abbiamo lavorato dall'altra parte. Se di qua ho lavorato 13 righe di diminuzione per lo scalfo della manica, 13 righe di diminuzione lavoro anche qua, e lo stesso per lo scollo, lo stesso numero di diminuzioni e lo stesso numero di righe che avete lavorato anche per le spalline. Il filo che abbiamo aggiunto per lavorare l'altra parte dello scollo lo saldiamo e lo nascondiamo sul retro nel modo più invisibile possibile. Tiriamo prima il filo in modo che il primo punto abbia la dimensione giusta, che non sia troppo largo. Annodiamo e poi nascondiamo il filo attraverso i punti controllando che sul davanti non si veda niente. Per il dietro della canottiera montiamo lo stesso numero di punti che abbiamo montato per il davanti, lavoriamo il bordo inferiore nello stesso modo e tutto il corpo della maglietta fino a prima di quando iniziamo a lavorare le diminuzioni lo lavoriamo a maglia rasata, lavorando lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato per il davanti. Nel mio caso sono arrivata a lavorare fino alla riga 72. Ora mettiamo un marker al centro e lavoriamo le stesse diminuzioni che abbiamo lavorato per il davanti, sia per lo scalfo della manica che per lo scollo. In questo caso però non facciamo i buchini nello scollo e quindi vediamo come fare questa diminuzione senza fare i forellini. Nella prima riga di diminuzioni da questa parte, come abbiamo fatto per il davanti, per prima cosa chiudiamo i primi 5 punti e poi lavoriamo tutti i punti dritti, questa volta fino a 4 punti dal marker centrale. E qui lavoriamo 2 punti insieme per fare la diminuzione e passiamo i punti di bordo. Quindi l'unica differenza sul dietro è che per la diminuzione dello scollo da questa parte a 4 punti dalla fine della riga lavoriamo
2 punti insieme a dritto e poi il bordo, senza lavorare il resto per creare il forellino. Dall'altra parte lavoriamo nello stesso modo, arriviamo fino a 4 punti dalla fine della riga, lavoriamo un accavallato semplice e poi il bordo. E lavoriamo lo stesso numero di diminuzioni che abbiamo lavorato per il davanti e poi lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato per le spalline. Lavorando le diminuzioni senza forellini sul dietro, non abbiamo il riferimento dei fori per contare il numero di diminuzioni che abbiamo fatto, e quindi se volete potete mettere un marker dopo aver fatto la prima riga di diminuzioni, che è questa, per segnare la prima e quindi contare quante ne avete fatte. Dopo aver lavorato tutta una parte dello scollo del dietro, lavoriamo anche l'altra, lavorando come abbiamo fatto per il dritto, lo stesso numero di diminuzioni, chiudiamo i primi 5 punti sul ferro rovescio e poi invertiamo i tipi di diminuzioni. Sullo scollo lavoriamo accavallati semplici e sullo scalfo per la manica 2 punti insieme a dritto. Una volta che abbiamo tutto il dietro e tutto il davanti fatto, io vi consiglio prima di cucire di imbastire la canottiera e di provarla e di verificare che le spalline abbiano la lunghezza giusta, perché spesso accade che poi siano più lunghe di quello che pensavamo. Una volta verificata la lunghezza delle spalline, possiamo passare alle cuciture. Vediamo adesso come cucire le spalline con una cucitura invisibile. Usiamo un ago grosso senza punta, oppure se non ce l'avete usate un ago qualunque e lo usate dalla parte della cruna dell'ago, in modo da essere certi di entrare nel punto e di non prendere i fili del filo. Senza paura togliamo i marker e liberiamo i punti da una parte e dall'altra. Avendo lavorato il punto di bordo come abbiamo lavorato, il filo è sul terzo punto, quindi per prima cosa facciamo uscire il filo dal primo punto guardando che il punto sia dritto, cioè che l'asola del punto non sia arrotolata rispetto al punto sotto, ed entriamo da dietro, senza tirare, altrimenti disfiamo questo punto. E per prima cosa entriamo nel primo punto dall'altra parte e anche qui stiamo attenti che il punto non sia arrotolato ed entriamo da dietro. E intanto abbiamo agganciato il lavoro. Adesso quello che dobbiamo fare ogni volta è, se il filo esce da questa parte del lavoro, devo lavorare dall'altra, entrare nel punto da cui esce il filo, quindi in questo caso il primo, così, e rientrare nel secondo. E il secondo, anche qui devo guardare che non sia arrotolato, cioè non deve essere così. Quindi entriamo nel primo, in quello da cui esce il filo, che è il primo in questo caso, ed entriamo in quello di fianco, controllando che non sia arrotolato. E torniamo dall'altra parte e dall'altra parte facciamo la stessa cosa. Rientriamo nel primo punto, quello da cui esce il filo, e usciamo dal successivo, controllando che sia dritto. E andiamo avanti così. Rientriamo nel punto da cui esce il filo e prendiamo il successivo, controllando che non sia arrotolato, che sia dritto. E passiamo dall'altra parte.
dal punto da cui esce il filo al successivo, controllando che sia dritto. E questo è il risultato. Non dobbiamo tirare troppo il filo né troppo poco. Questi punti che abbiamo creato con l'ago devono essere grandi più o meno come tutti gli altri. Alla fine saldiamo un po' sul dietro e questo è il risultato. Dietro abbiamo anche l'altro filo. Se vogliamo possiamo annodarli insieme senza tirare troppo, altrimenti chiudiamo i punti. E poi nascondiamo i fili attraverso i punti con un ago con la punta. Le cuciture sui fianchi le facciamo sul dritto del lavoro, quindi appaiamo i rovesci, tagliamo un filo lungo e usiamo un ago senza punta. Entriamo nel primo punto da una parte e lasciamo una codina di filo lunga all'inizio per poi poter saldare il lavoro. Ed entriamo nel primo punto anche dall'altra parte. E cuciamo da una parte all'altra usando i nodini che si sono creati, passando il primo punto di ogni ferro e lavorando l'ultimo sempre dritto. Se il filo esce da questa parte del lavoro, torno dall'altra parte e prendo tutto il nodino. Entro da dove esce il filo, di qua, e esco nel nodino successivo. E andiamo avanti così. Da una parte all'altra, da nodino a nodino. E via via tiriamo il filo per stringere la cucitura. E questo è quello che dobbiamo ottenere. Una continuità delle righe sui rovesci e 2 righe di dritti appaiate.
e qui alla fine, se vogliamo, possiamo collegare i punti. In questo modo. Dietro annodiamo e nascondiamo il filo. Raccordiamo il lavoro anche nella parte bassa della canottiera. E anche qui annodiamo sul retro e nascondiamo i fili attraverso i punti. E la canottiera è pronta. E vi devo dire che alla fine mi piace tantissimo come è venuta, come cade, come veste. Spero che rifarete questo progetto, perché è un progetto semplice e veloce da fare, e vi assicuro, anche se siete principianti dei ferri, fate un bel campioncino all'inizio per essere sicuri delle misure, però questa è una cosa che potete provare a fare anche voi. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se fate questa canottiera non dimenticate di taggarmi nelle vostre foto, potete farlo in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!